Bentornati, dobbiamo fare subito le renne a Babbo Natale, altrimenti resta a piedi. Ne ho fatte di due tipi leggermente diverse, scegliete voi quella che più vi piace. Buona visione e mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un like o un commento. Grazie, grazie, grazie. Partiamo con un uovo di polistirolo, 2 occhietti, colla vinilica, tempera ad acqua o acrilica. Questa che sto usando io è molto liquida, non è coprente, quindi dovrò dare 2 mani. Qui c'è la prima alternativa, possiamo disegnare il naso oppure crearlo come farò poi io. Disegniamo le corna. Ho utilizzato un cartoncino, in questo caso ho utilizzato un rotolo di carta igienica. Disegniamo le orecchie. Coloriamo un po' più chiare le corna e le orecchie. Col bianco facciamo la parte interna delle orecchie. E adesso o coloriamo con 2 mani il naso, il muso, non solo il naso, tutta la parte, e poi con la matita andiamo o con il pennarello andiamo a disegnare le parti. Può esserci il naso lì in alto sotto la bocca, oppure la bocca sotto perché il naso è tutto sopra, oppure come farò io adesso, ho ritagliato un cartoncino doppio che vado ad unire, insomma un cartoncino un po' spesso, oppure come vedremo più avanti utilizzando una pallina di Natale piccola che metterò al posto del naso. Quindi prima tipologia, cartoncino colorato con lo stesso colore che ho utilizzato per le corna, le quali si sono un po' imbarcate e questo secondo me le rende ancora più naturali. Vediamo la posizione, una volta che l'abbiamo trovata facciamo un buco affinché entrino per un pezzetto le corna bagnate con colla vinilica. Successivamente posizioniamo un po' più avanti con un'inclinazione diversa per dar movimento anche le orecchie. Per dare un po' di dinamicità, insomma. E qui decidiamo se colorarlo come dicevo prima, oppure potete fare anche la bocca più sotto, oppure fare un po' di usare un cartoncino leggermente spessorato. In questo caso ho utilizzato due cartoncini accoppiati con colla vinilica, ho colorato dello stesso colore e lo andrò a posizionare lì davanti. Ovviamente in questo caso, avendo deciso successivamente di
farlo col cartoncino dovrò andare a correggere il colore sotto che si vedrà sporgere dal naso che vado ad appiccicare sopra. Ecco che col colore scuro vado a correggere i contorni affinché non si vedano. Ecco fatto. A questo punto voglio mettere il naso rosso sopra il muso. Ecco qua. Lo posizionerò così, quindi un pezzettino di cartoncino. Non avevo la tempera rossa, ho usato uno di quei pennarelli che colora bene, diciamo così. E poi, tocco di fortuna, avevo questo smalto con i rosso con i brillantini rossi che ho passato sopra il colore che avevo dato dopo che si era asciugato. Poi cosa ho fatto? Ho preso un pezzo di questa lana che è un ritorto, più fili ritorti abbiamo, lana, cotone, non lo so, non ha importanza, mi piaceva il colore, li apro perché così restano come fossero ricci, come fossero dei peli ricci. Decisa la quantità, la lunghezza, facciamo il buco perché comunque almeno nel mio caso sono un po', quindi colla, buco e infiliamo la base dei capelli, peli, come li vogliamo chiamare. Lasciamo asciugare, dopodiché facciamo il taglio piega. Li sistemiamo un po' come ci possono piacere e siamo quasi a posto. Ci manca il gancino e la bocca. Allora, come gancino ho usato questi che sono per gli orecchini. Ho messo come base, per una maggior stabilità, una paillette, ma non è necessario, essendo la pallina talmente leggera viene tenuta su benissimo da un po' di colla su questo perno che viene infilato, viene spinto dentro la pallina, rimane anche solo per pressione lì dove lo andiamo a mettere. Una volta posizionato decidiamo come fare la bocca. Ecco il primo. Adesso vediamo quella con la pallina di Natale. Lo stesso procedimento, tutto uguale, se non che prendiamo la pallina, facciamo una prima pressione, una volta che abbiamo visto che il punto è giusto, scaviamo, pressiamo girando un po' la pallina e a questo punto, con l'aiuto di una pinzetta, prendiamo, giriamo e tiriamo. Verrà via molto facilmente la parte interna e una volta schiacciata dentro la pallina resterà lì. Se volete metterci della colla vinilica, ma in realtà se fate in questa maniera resterà tutto pressato dentro. Adesso potete decidere se fare una bocca lunga, larga, intorno, se insomma decidete voi. Poi io alla fine farò la bocca storta con la linguetta fuori, ma insomma a voi la scelta. Ecco svelato il trucco della pallina. Eccole qui, buon lavoro, buon divertimento e presto presto presto, perché Babbo Natale deve consegnare regali.
Grazie a tutti della visione, a presto.